Ciao a tutti, oggi un nuovissimo monopattino e guardate qui, ce l'ho proprio qui al mio fianco perché è talmente piccolino che si può mettere proprio ovunque. Fa sempre parte della famiglia a ovo, ma si chiama Bogist M3. Insomma, io ho cercato un po' online, ma Bogist pensavo fosse un soprannome di qualcosa, un qualcosa all'inglese, ma non mi dice nulla, però non mi dispiace come nome. Ovo ha sempre una certa fantasia con i nomi dei monopattini. Comunque, oggi sarà una recensione diversa dal solito, perché solitamente, se mi seguite, effettuo prima la prova su strada, quindi vi faccio vedere la capacità effettiva di quanti chilometri riesce a fare un monopattino e poi ve ne parlo nel dettaglio. Invece questa volta per colpa di colori arancio, rossi, non si può uscire dal proprio comune, quindi non riesco a fare una vera e propria prova perché lo sto utilizzando qui in zona. Niente, non mi soddisfa la prova, spegni, accendi, insomma si consuma molto di più la batteria e la capacità effettiva non è così reale come sono riuscito ad effettuare con gli altri monopattini. Quindi andrò ad aggiornare la recensione presto, appena si potrà, non so dirvi una data precisa, però volevo farvelo vedere perché ormai da un mesetto e mezzo che lo sto utilizzando e mi dispiaceva tenerlo lì, volevo farvelo vedere in qualche modo e così niente, ve lo racconto. Acquistandolo sempre su Aovo, acquistando sul loro store si può pagare anche con PayPal, quindi non c'è nessun problema, sito molto molto affidabile, vi arriverà sempre tramite Bartolini dopo una settimana dall'acquisto perché i magazzini sono in Europa, quindi la spedizione è molto molto veloce. Una volta arrivato Bartolini prendo il pacco, ok, pesante è pesante, quindi qualcosa c'è dentro, ma il pacco è veramente piccolo, infatti come potete vedere anche voi il pacco è molto contenuto, ma almeno al suo interno c'è il monopattino. Sinceramente non avevo ancora visto le dimensioni reali di questo monopattino e quindi direi che ci sta tranquillamente in questa confezione. Comunque questa volta non si trova l'attrezzatura per il montaggio perché è proprio tutto chiavi in mano. Una volta estratto dalla confezione basta rialzare il manubrio scegliendo due altezze desiderate, raddrizzare le manopole con un semplice gesto verso l'esterno e il gioco è fatto, direi più rapido che mai. Mi piace molto l'idea di avere un monopattino così compatto. Poi in dotazione c'è l'alimentatore da 42 volt, c'è sia l'adattatore americano che l'adattatore italiano. Altra piccola novità è l'adesivo in dotazione che si andrà ad apporre sul pianale in sostituzione a quello già in dotazione. Diciamo che se si rovina nel tempo si può andare a sostituire e come vedete anche voi il disegno di questo adesivo è diverso. Poi è anche ruvido, quindi sembra tipo una grattugia, così non si scivola assolutamente se uscirete in quelle giornate un po' piovose dove solitamente con le tennis si scivola sul pianale, quindi questo adesivo è tanta roba. E poi c'è anche a sorpresa una sacca per il trasporto, potete andare ad inserire il monopattino all'interno di questa sacca, anche se portarlo in spalla direi che è abbastanza pesantuccio. Non pesante come gli altri monopattini provati perché ha un peso di 11,85 kg. Come vi dicevo le dimensioni sono molto contenute e il manubrio si può regolare con due posizioni in base all'altezza dell'utilizzatore. Poi sotto c'è anche un piccolo gancetto per le buste della spesa per esempio e piegare, come vedete anche qui che riesco a farvele vedere in live, piegare le manopole in questa maniera qua è di una comodità pazzesca. Avete visto in un secondo si può rimontare tutto il monopattino. L'unica cosa anche qui come il MicroGo ha la chiusura, qui c'è questo tastino rosso sotto al manubrio, ha questa chiusura parecchio scomoda che dovrete un po' farci l'abitudine, spingere tanto sul manubrio in avanti e con il piede, dovete per forza utilizzare delle scarpe, con il piede spingere tanto su questo tasto e piano piano si riesce a retrarre il monopattino. Non così comodissimo, ho sempre preferito la prima edizione della Ovo che si richiudeva con una semplice levetta, però piano piano dopo 5-6 chiusure si allenta il tutto e diventa abbastanza semplice. E poi dopo il manubrio va agganciato proprio sul parafango posteriore, c'è proprio il suo gancetto, parafango posteriore che piace un sacco perché
è rialzato un po' in maniera racing. Questa qui è una cosa di design che mi piace parecchio. La costruzione direi che è assolutamente ben fatta, la maggior parte è costruito in alluminio e il restante è in plastica. Direi che, visto che è così compatto, si alza il manubrio e quant'altro, il tutto è un po' più ballerino rispetto agli altri monopattini, sembra più, tra virgolette, un giocattolino, però nell'utilizzo direi che non si nota nemmeno così tanto e ho trovato questo monopattino abbastanza stabile. Per quanto riguarda le prestazioni, al suo interno c'è sempre la solita batteria da 7,5 A e una potenza di 350 watt. E direi che anche il sibilo che ricrea nell'utilizzo non è per niente fastidioso e si sente proprio poco. Per quanto riguarda le ruote, sempre nido d'ape, però questa volta 8 pollici, leggermente più piccoline, ma le vibrazioni sono leggermente attenuate dall'ammortizzatore anteriore e questa volta anche uno posteriore, posto proprio sotto al pianale che va direttamente sulla ruota posteriore. Come si è anche già intravisto, qui non c'è il freno a disco sulla ruota posteriore, ma si andrà solamente a frenare con il freno elettronico, quello presente sul manubrio, oppure io lo chiamo freno d'emergenza, si va proprio a pigiare sopra al parafango posteriore, un po' come si faceva sui monopattini classici di 10-15 anni fa, insomma quando ero piccolino io. Una cosa però che ho trovato scomoda è il cavalletto che è leggermente incassato e quindi arrivarci con i piedi, con le scarpe non è sempre così semplice e molte volte mi capita di andare a intervenire direttamente con la mano. Delle posizioni del cavalletto non tanto comoda. Per quanto riguarda le funzioni, mi ha fatto letteralmente impazzire lo schermino in dotazione, nel senso che mi piace tantissimo, bellissimo avere tutta questa strumentazione con velocità, andare a impostare altre cose, ma di giorno non si vede nulla. Non ha la retroilluminazione in diurna, perché in notturna si vede benissimo, ha questo LED con questi colori, non mi ricordo come si chiamano, questi LCD così retroilluminati, ma di giorno non si vede assolutamente nulla, quindi per vedere dovrete andare a mettermi proprio così sullo schermo. Peccato, perché avere una strumentazione così è veramente comodo. Comunque quando riuscirete a vedere lo schermo potrete vedere i chilometri parziali, i chilometri totali. Direi che queste funzioni saranno molto comode e utili quando farò la prova su strada. Si può vedere il voltaggio della batteria, la batteria residua, direi la classica strumentazione dove indica anche i vari step di velocità, che sono 3, 15, 20 e 25 km orari. E peccato, manca solo l'orario, poteva essere la ciliegina sulla torta su questa strumentazione. Ci sono i tasti ben raggiungibili sotto allo schermo, finalmente ne hanno inseriti vari, non il singolo tasto che molte volte capita di fare confusione, e c'è anche un clacson che fa un suono un pochino elettronico, non si sente tantissimo. Ma non è finita qui, perché è proprio un computer di bordo, perché c'è un menu segreto dove andare a intervenire su determinati parametri del monopattino. Mi raccomando, fate attenzione, guardate bene quello che state facendo, però potete andare anche abbastanza tranquilli, perché c'è un'opzione dove effettuare un reset di fabbrica, quindi se fate qualche danno potete sempre tornare indietro nel tempo, ecco, diciamo così. Trovate tutti i parametri ben scritti nel manuale utente, e per entrarci basterà premere insieme il tasto clacson più set, e in questo menu nascosto si può modificare il diametro della gomma, dopo quanto tempo far entrare in stand by il monopattino, abilitare o meno la partenza da fermo del monopattino, quindi se lo impostate su 0 e se non date la prima spinta il monopattino non parte, se invece lo impostate su 1 date solamente il colpettino di gas e il monopattino parte. Poi c'è anche il limite di velocità, impostato a 25 km/h. Io cosa ho fatto? Ho messo limite massimo immediatamente, messo il limite 60 km/h di velocità, però no, non ci arriva assolutamente, peccato. Io ci speravo così tanto. Quindi, visto che si ha tutto a portata di mano sulla strumentazione, non c'è un'applicazione proprietaria e non si può interfacciare con lo smartphone. Direi che va più che bene, si risparmia anche la batteria. Vi dico un po' di
dettagli su come va questo monopattino senza addentrarmi troppo. Come velocità massima arriva sui 25, massimo 27 km/h quando la batteria è al massimo, non va oltre. Ci speravo di arrivare ai 60 orari, ma assolutamente non ci arriva, e più o meno come durata, come chilometraggio totale con una singola carica non arriva secondo me oltre i 25 km/h. Io con tutti i vari spegni, accendi, guardando anche proprio la strumentazione, sono arrivato a 22 km, quindi vedremo con un utilizzo stress. Comunque, anche se molto piccolino, si nota anche il pianale tanto piccolo, non è alla fine così scomodo. Forse nei viaggi un po' più lunghi non si sa bene dove mettere l'altro piede, perché se non dovete mettere qui su non dovete frenare, quindi bisognerà vedere a lungo andare quanto è scomodo avere il pianale così piccolo. Poi sopra il manubrio c'è il fanale composto da 24 LED che illuminano la strada, e direi che qui puntano molto in alto. Vedete anche voi che illuminano molto i cartelli in questa circostanza, però posso dire che si vede molto bene. Poi ci sono anche i LED sotto al pianale, LED rossi, che si accendono una volta accesi i fanali. Si accende anche il fanale posteriore, e quando andrete a frenare inizierà tutto a lampeggiare, così siete ben visibili. Bellissimo, proprio come dico io sempre, alla Fast and Furious. Beh, comunque, arrivando alle conclusioni, direi che l'ho trovato un mix tra il MicroGo M5, l'ultimo provato, come struttura e soprattutto come chiusura, che è parecchio scomoda, ma nell'utilizzo molto equilibrato come la OVO S1, quindi con prestazioni leggermente inferiori rispetto al MicroGo. Invece, per quanto riguarda il prezzo, acquistabile a 305 euro ora sul sito ufficiale AOVO, ma proprio da qualche ora, anzi ora che pubblicherò il video sarà da 2-3 giorni, è disponibile anche su Amazon a 299 euro. Sicuramente 299 euro questo monopattino funziona bene e ha una trasportabilità direi senza eguali. Però mi raccomando, prima di acquistarlo vi ricordo che il monopattino è molto compatto, quindi io sono alto più o meno 1,73 1,74, non sono altissimo, ecco. Se un ragazzo è alto 1,80 m e oltre è scomodo, perché il manubrio è molto basso anche all'altezza massima, quindi valutate bene anche voi. Si può utilizzare senza problemi anche se uno è alto 2 metri, però se fate quei 4-5 km alla lunga dovete stare un po' ingobbiti, quindi valutate prima di acquistarlo. Quindi lo trovo adatto per un ragazzino o anche un adulto, però non così alto come statura. Invece vi svelo questo, preferisco di gran lunga il MicroGo perché va fortissimo, però il MicroGo anche con gli ultimi aggiornamenti, la batteria, come vi avevo detto nella recensione, lo ribadisco ancora, il MicroGo arriva a 2 tacchi di batteria, tempo 100 metri, bam, si spegne di botto, quindi non vi avverte, indicatore di batteria un po' fasullo, ecco. È sempre meglio averli equilibrati i monopattini, però niente, sapete che a me piace un sacco la velocità. Insomma, andrò ad aggiornare la recensione con i dettagli mancanti in un prossimo video. Andrò ad aggiornare anche la recensione proprio sul blog, l'articolo. E come sempre, se avete per qualsiasi domanda scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, se avete dubbi, se non sono stato chiaro in qualcosa, scrivetemelo. E alla prossima su YouWin Blog.